Sono stato chiamato in molti modi e pochi di questi erano gentili. Per i miei nemici ero l'Anticristo, la bestia scaturita dal mare dell'Apocalisse per divorare la fede e rovesciare il vicario di Cristo. Per i miei ammiratori, pochi ma fedeli fino alla morte, ero lo stupor mundi, la meraviglia del mondo, colui che aveva osato guardare oltre il velo della superstizione per scorgere la nuda architettura del creato. Ma prima di essere l'imperatore, prima di essere lo scomunicato, prima di cingere le corone di Gerusalemme, di Sicilia e di Germania, io ero soltanto un bambino, nato sotto una tenda in una piazza di mercato, mentre il vento della storia già urlava il mio nome. Io sono Federico, secondo del mio nome, della stirpe degli Hohenstaufen e degli Altavilla, e questa è la mia confessione. Ascoltate bene, viaggiatori del tempo, perché ciò che state per udire non è la cronaca sterile dei monaci amanuensi, ma il battito vivo e sanguinante di un cuore che ha smesso di pulsare secoli fa, eppure risuona ancora nelle pietre dei miei castelli. Ma prima che io vi trascini nel vortice della mia esistenza, prima che il peso della porpora imperiale vi schiacci l'anima, vi chiedo un solo tributo. Se volete sedere alla mia tavola e ascoltare i sussurri dei secoli passati, iscrivetevi ora al canale Sussurri dalla Storia Italiana. Fatelo adesso, finché la quiete precede la tempesta, perché una volta iniziato il racconto non ci sarà spazio per altro che per la gloria e la tragedia. Unitevi a noi e lasciate che il passato vi parli. La mia storia non inizia nel calore di un palazzo di marmo, né tra le mura sicure di una fortezza inespugnabile. La mia genesi è un atto di sfida, un teatro pubblico messo in scena per tacere le malelingue ancor prima che potessero spargere il loro veleno. Era il 26 dicembre dell'anno del Signore 1194. A Jesi, nelle Marche, il freddo tagliava la pelle come una lama saracena. Mia madre, Costanza d'Altavilla, figlia di re e sposa di imperatore, aveva 40 anni, un'età che, per i canoni del tempo, la rendeva più simile a una reliquia che a una madre. Il mondo mormorava. I miei nemici, che già affilavano i pugnali nell'ombra, sussurravano che il grembo dell'imperatrice fosse arido, che io non fossi altro che un impostore, un figlio di macellai, scambiato in culla per garantire una discendenza al crudele Enrico VI, mio padre. Ma Costanza era una donna della stirpe normanna, e nelle sue vene scorreva il sangue dei vichinghi che avevano domato il Mediterraneo. Non avrebbe permesso che il dubbio offuscasse la mia corona prima ancora che questa fosse forgiata. E così ordinò che fosse eretta una tenda al centro della piazza di Jesi, non nel segreto di una stanza, ma lì, sotto gli occhi di Dio e del popolo. Ogni matrona, ogni nobile, ogni popolana fu invitata a entrare, a testimoniare il miracolo e lo strazio del parto. Io venni al mondo tra le urla di mia madre e lo sguardo curioso della folla, coperto di sangue e di legittimità. Fui battezzato Costantino, inizialmente, come a voler legare il mio destino a quello dell'antico impero, ma presto il nome dei miei avi paterni prevalse: Federico Ruggero. Federico, come mio nonno il Barbarossa, il gigante che aveva sfidato i comuni e il Papa. Ruggero, come il fondatore del Regno di Sicilia, il normanno che aveva unito arabi, greci e latini. In quei due nomi era già scritta la mia condanna e la mia gloria. Ero il punto di incontro tra il ferro germanico e l'oro mediterraneo, l'incudine e il martello su cui si sarebbe forgiato il destino dell'Europa. Ma il destino, si sa, ha un senso dell'umorismo crudele. Non ebbi il tempo di conoscere il volto severo di mio padre. Enrico VI, il dominatore che aveva fatto tremare il mondo con la sua crudeltà, morì quando avevo appena 3 anni. La sua morte fu come il crollo di una diga. Il terrore che aveva imposto si trasformò istantaneamente in caos. E come se non bastasse, l'anno successivo, anche mia madre, la mia unica protettrice, esalò l'ultimo respiro. Immaginate, se potete, un bambino di 4 anni, orfano, in un mondo di lupi. Non ero un bambino normale, ero il re di Sicilia, l'erede al trono imperiale, una pedina vivente su una scacchiera insanguinata. I grandi signori della guerra tedeschi, i capitani normanni, i legati pontifici. Tutti mi guardavano non come un essere umano, ma come una chiave. Chi possedeva il bambino possedeva il regno.
Fui affidato alla tutela di Papa Innocenzo III, un uomo la cui ambizione faceva impallidire quella dei Cesari. Per il Papa io ero un problema e un'opportunità. Ero il mezzo per tenere il regno di Sicilia vassallo della Chiesa, ma ero anche una minaccia latente. Se avessi unito la corona del Sud con quella dell'impero germanico, lo Stato della Chiesa si sarebbe trovato stritolato in una morsa mortale. Innocenzo mi voleva debole, mi voleva obbediente, mi voleva puera Pugliae, il fanciullo di Puglia, un reietto da manovrare. Ma la provvidenza, o forse il caso, volle che io crescessi a Palermo. E Palermo, nel XII secolo, non era una città, era un universo. Mentre il resto d'Europa affondava nel fango dell'ignoranza feudale, Palermo brillava come un faro di civiltà. Lì, le cupole rosse delle moschee si specchiavano nei chiostri dei monasteri benedettini. Lì si parlava arabo, greco, latino, normanno ed ebraico. Lì i mercati traboccavano di spezie d'Oriente, di seta, di astrolabi e di trattati di filosofia dimenticati dall'Occidente. E io ero il re bambino abbandonato a se stesso. I miei tutori si preoccupavano più di rubare il tesoro reale che di educarmi. E fu la mia salvezza. Scappavo dal palazzo reale, quella prigione dorata dove gli intrighi di corte ammorbavano l'aria, e mi perdevo nei vicoli della calza. Correvo a piedi nudi con i figli dei servi e dei mercanti. Mangiavo il cibo di strada, ascoltavo le preghiere dei muezzin e i canti dei rabbini. Nessuno mi diceva cosa pensare. Nessuno mi imponeva i dogmi ristretti che incatenavano le menti dei sovrani del nord. La mia università fu la strada, la mia biblioteca furono i volti degli uomini di ogni razza e credo che popolavano la mia capitale. In quei vicoli imparai che la verità non è mai una sola. Imparai che la saggezza dei pagani arabi superava spesso quella dei miei precettori cristiani in matematica e astronomia. Imparai a osservare la natura non come un simbolo mistico, ma come una realtà fisica, pulsante, governata da leggi che potevano essere comprese e non solo temute. Mentre i miei coetanei nelle corti d'Europa imparavano l'arte della guerra e del torneo, io imparavo a cacciare con il falco. La falconeria, non un semplice passatempo, ma un'arte nobile, una meditazione sulla pazienza e sul dominio. Il falco non si sottomette con la forza bruta, si conquista con l'intelletto, con la comprensione della sua natura selvaggia. Guardando i miei falchi librarsi nel cielo azzurro di Sicilia, capii cosa significava essere un re. Non significava schiacciare, ma elevare. Non significava imporre ciecamente, ma comprendere le leggi della natura e degli uomini per guidarli. Crescevo selvaggio, colto e indomabile. Ero un paradosso vivente, un tedesco con l'anima araba, un re cristiano che rispettava l'Islam, un orfano che portava su di sé il peso di due imperi. Ma l'infanzia, anche quella più libera e tumultuosa, deve finire. Il mondo esterno non si era dimenticato di me. I baroni ribelli saccheggiavano le mie terre, ridendo di quel re bambino che credevano di poter ignorare. Marquardt di Annweiler, un tempo fedele a mio padre, cercò di rapirmi, assediando il palazzo. Ricordo ancora il terrore di quelle notti, il rumore degli arieti contro i portoni, le urla delle guardie fedeli che morivano per proteggere un bambino che a malapena conoscevano. Vidi la lealtà e vidi il tradimento, vidi uomini giurare sulla Bibbia e poi pugnalare alle spalle per un sacchetto d'oro. Capii allora che il diritto divino non bastava a tenermi in vita. Se volevo regnare, se volevo sopravvivere, dovevo diventare qualcosa di più di un simbolo, dovevo diventare il lupo. A 14 anni la legge mi dichiarò maggiorenne. 14 anni, un'età in cui oggi si è appena adolescenti, ma allora significava essere uomini fatti. Presi in mano le redini del mio destino con una ferocia che sorprese tutti. Coloro che pensavano di trovare un burattino manovrato dal Papa, trovarono invece un giovane uomo con gli occhi di ghiaccio degli Hohenstaufen e l'astuzia politica degli Altavilla. Sposai Costanza d'Aragona, una donna più vecchia di me, vedova, ma che mi portò in dote un esercito di cavalieri spagnoli. Erano pochi, ma erano l'inizio. Iniziai a ripulire il mio regno, non con la pietà, ma con la spada e il fuoco. I baroni che avevano spadroneggiato durante la mia minorità scoprirono presto che il fanciullo di Puglia
Aveva una memoria lunga e una mano pesante, ma il vero richiamo non veniva dalla Sicilia, veniva da nord. Oltre le Alpi, in quella Germania nebbiosa e lontana che non avevo mai visto, la corona imperiale era contesa. Ottone di Brunswick, un guelfo sostenuto dai nemici della mia casa, aveva tradito il Papa che lo aveva incoronato. Innocenzo III, che mi aveva usato come pedina, ora si trovava disperato. Aveva creato un mostro in ottone e ora, per distruggerlo, aveva bisogno di un altro mostro. Aveva bisogno di me. Mi chiamarono, mi offrirono la corona di re dei Romani, il primo passo verso l'impero. Fu il momento decisivo della mia vita. Tutti mi sconsigliavano di partire. La Sicilia era ricca, sicura, un giardino dell'Eden in terra. La Germania era una terra di foreste oscure, di duchi ribelli, di freddo e di tradimento. Resta qui, Federico, mi dicevano i miei consiglieri. Accontentati del sud. Ma come si può chiedere all'aquila di non volare? Come si può chiedere al sangue degli imperatori di accontentarsi? Sentivo nelle mie ossa il richiamo del Reno, sentivo la voce di mio nonno Barbarossa che mi incitava a riprendere ciò che era mio di diritto. Sapevo che accettare quella corona significava entrare in rotta di collisione con il papato. Sapevo che promettere a Innocenzo III di tenere separate le corone di Sicilia e Germania era una menzogna necessaria, una promessa scritta sulla sabbia. Ma partii. Lasciai la mia amata Palermo, lasciai il sole, lasciai la mia giovane moglie e il mio figlio appena nato, Enrico. Partii con un pugno di cavalieri, attraversando un'Italia ostile, sfuggendo alle imboscate dei partigiani di Ottone, cavalcando verso l'ignoto. Non ero un conquistatore alla testa di un grande esercito. Ero un avventuriero, un pretendente che aveva solo il suo nome e il suo carisma come armi. Scalai le Alpi come Annibale, ma al contrario. E quando arrivai a Costanza, in Germania, e le porte della città si aprirono per me appena un'ora prima che arrivasse l'esercito di Ottone, capii che Dio, o la fortuna, o forse solo la mia incrollabile volontà, erano dalla mia parte. Ero tornato nella terra dei miei padri, non come un mendicante, ma come il legittimo erede. Ero Federico II, e il mondo stava per scoprire cosa significasse davvero quel nome. Non ero più il bambino nella tenda di Jesi, non ero più l'orfano di Palermo, ero l'imperatore in divenire, colui che avrebbe sfidato il cielo e la terra per riscrivere la storia dell'umanità. E questo era solo l'inizio. Quell'inizio fu un incendio che divampò non nelle foreste, ma nelle menti degli uomini. Avevo attraversato le Alpi come un ladro nella notte, ma ne discesi come un titano. La Germania mi accolse, ma il mio cuore, quel muscolo pulsante e inquieto, batteva sempre e solo a sud, verso il sole liquido del Mediterraneo, verso la mia Sicilia. Lì, dove le culture si fondevano come metalli in una lega preziosa, io forgiai la mia vera essenza. Non ero un imperatore tedesco che scendeva per saccheggiare, ero il Puer Apuliae, il figlio di quelle terre, tornato per reclamare ciò che il destino gli aveva strappato. La corona del Sacro Romano Impero si posò sulla mia testa a Roma nel 1220 dalle mani di Onorio III. Sentivo il peso dell'oro freddo, ma ancor più sentivo il peso dello sguardo del Papa. Voleva un burattino, un braccio armato per la Chiesa, un condottiero che liberasse la Terra Santa e poi tornasse a baciare l'anello del pescatore. Gli promisi tutto. Gli promisi di separare la corona di Sicilia da quella imperiale. Gli promisi la crociata. Mentii con la serenità di chi sa che la politica è l'arte del possibile, non della sincerità. Non potevo smembrare il mio regno. La Sicilia era il mio giardino, la Germania la mia fortezza. Come potevo amputarmi un braccio per compiacere un prete? Ma prima di sfidare il cielo, dovevo ordinare la terra. Il mio regno nel sud era nel caos. Baroni ribelli si erano spartiti le mie terre come avvoltoi su una carcassa. Li schiacciai. Non con la rabbia cieca, ma con la precisione di un chirurgo che asporta la cancrena. E poi, i Saraceni. Invece di massacrarli, li deportai a Lucera. E lì compii il capolavoro che scandalizzò la cristianità. Feci di loro la mia guardia personale. Uomini che non rispondevano al Papa, che non temevano la scomunica, fedeli solo a me. Quando cavalcavo, circondato dai miei guerrieri musulmani, vedevo il terrore negli occhi dei vescovi. Vedevano in me un sultano battezzato ed avevano ragione.
Ero stupor mundi, lo stupore del mondo, perché rifiutavo di essere incasellato nelle loro ristrette visioni del bene e del male. La promessa della crociata pendeva sulla mia testa come una spada di Damocle. Rimandai ancora. Avevo da costruire università a Napoli, da studiare il volo degli uccelli, da dissezionare la natura delle cose. La conoscenza era la mia vera preghiera. Ma il nuovo Papa, Gregorio IX, non era uomo di pazienza. Era un vecchio pieno di fiele e dogma. Quando un'epidemia colpì il mio esercito a Otranto e fui costretto a fermarmi, lui non credette alla mia malattia. Scagliò la scomunica, l'anatema. Federico, il nemico di Dio. E io cosa feci? Partii lo stesso, uno scomunicato alla guida dell'esercito di Cristo, un paradosso vivente, e non andai a Gerusalemme per versare sangue. Il sangue è prezioso, il sangue è vita. Solo gli sciocchi lo sprecano quando la parola può ottenere lo stesso risultato. Mentre gli altri vedevano nei musulmani dei demoni, io vedevo uomini di cultura. Incontrai il sultano Al-Kamil. Non parlammo di guerra, parlammo di Aristotele, di astronomia, di logica. E tra una discussione filosofica e l'altra, ottenni Gerusalemme, senza sguainare una sola spada. Entrai nella città santa non come un conquistatore insanguinato, ma come un pellegrino della ragione. Il patriarca si rifiutò di incoronarmi. Bene, presi la corona dall'altare del Santo Sepolcro e me la posi sul capo da solo. In quel silenzio tombale, rotto solo dal respiro dei miei cavalieri, dichiarai al mondo che il mio potere derivava direttamente da Dio e dalla mia volontà, senza intermediari. Ero re di Gerusalemme, ero imperatore. Ero scomunicato, ero trionfante. Tornai in Italia e trovai il Papa che aveva invaso le mie terre, una crociata contro il crociato. L'assurdità di quel tempo mi faceva ribollire il sangue. Scacciai le truppe papali con la forza di una tempesta, piangendo per la stupidità di una chiesa che preferiva la guerra al dialogo. Ma la pace di San Germano fu solo una tregua. Sapevo che lo scontro finale era inevitabile. Il potere temporale e quello spirituale non possono condividere lo stesso trono. Uno deve eclissare l'altro. Fu allora che decisi di edificare qualcosa che sopravvivesse alla carne e al ferro, la legge. A Melfi, nel 1231, promulgai le Costituzioni, Liber Augustalis, un monumento di razionalità in un mondo di arbitrio feudale. Dichiarai che la giustizia non era un capriccio divino interpretato dai preti, ma una funzione dello Stato. Tolsi il potere ai baroni, ai comuni, al clero e lo accentrai nelle mani di funzionari scelti per competenza, non per nascita. Creai uno Stato moderno secoli prima che il concetto stesso esistesse. Volevano il caos. Io diedi loro l'ordine, un ordine geometrico, perfetto, come le pietre ottagonali di Castel del Monte, la mia corona di pietra posata sulle colline delle Murge. Lì, tra quelle mura, studiavo, scrivevo il De arte venandi cum avibus. Il falco non mente, il falco non tradisce, il falco obbedisce alla legge di natura, crudele e pura. Gli uomini sono un'altra storia. Il conflitto con i comuni lombardi fu la spina nel mio fianco. Milano, Brescia, quelle città mercantili, grasse e arroganti, che pretendevano di essere libere pur essendo parte dell'impero, volevano l'autonomia. Io volevo l'unità. A Cortenuova, nel 1237, li annientai. Catturai il loro carroccio, il simbolo della loro superbia, e lo inviai a Roma, in Campidoglio, come monito al Papa. Fu un errore. Forse. L'orgoglio è una droga potente e io ne ero intossicato. Credevo di aver vinto tutto, credevo di essere invincibile. Ma il destino è un avversario che non gioca pulito. Gregorio morì e dopo un breve interregno arrivò Innocenzo IV, Sinibaldo Fieschi, un genovese. Un uomo che un tempo chiamavo amico, ma che divenne la mia nemesi più oscura. Fuggì a Lione e lì convocò un concilio per depormi. Mi chiamarono l'Anticristo, la bestia dell'Apocalisse. Dissero che volevo distruggere la fede. Menzogne. Io volevo purificarla. Volevo riportare il clero alla povertà apostolica e lasciare il governo del mondo a chi sapeva governare. Scrissi ai re d'Europa: svegliatevi. Oggi tocca a me, domani toccherà a voi. La Chiesa è un lupo travestito da pastore, ma ebbero paura. Mi lasciarono solo. La solitudine. Ecco il vero prezzo della corona.
la solitudine che ti entra nelle ossa come l'umidità delle cripte. E poi il tradimento, il colpo che non vedi arrivare. Mio figlio Enrico, il mio primogenito, si ribellò contro di me in Germania. La mia stessa carne, corrotta dalle lusinghe dei miei nemici. Dovetti imprigionarlo, lasciarlo marcire, e ogni giorno sentivo un pezzo della mia anima morire con lui. Ma il colpo più crudele, quello che mi spezzò qualcosa dentro che non si sarebbe mai più rimarginato, venne da colui che amavo più di un fratello. Piero della Vigna, il mio logoteta, l'uomo che teneva le chiavi del mio cuore, colui che trasformava i miei pensieri in parole d'oro, colui che sedeva alla mia destra. Quando scoprii che aveva complottato con il Papa per avvelenarmi, il mondo perse i suoi colori. Tutto divenne grigio, cenere. Come poteva? Come poteva l'intelletto tradire l'intelletto? La mia giustizia fu terribile, biblica. Lo feci accecare. Ma non fu la sua oscurità fisica a tormentarmi. Fu l'oscurità che scese sul mio regno. Se non potevo fidarmi di Piero, di chi potevo fidarmi? Ero un gigante in un deserto di nani traditori. La paranoia divenne la mia compagna di letto. Vedevo veleni in ogni coppa, pugnali in ogni manica, eppure non mi piegai. Non flectar, non mi piego. Continuai a combattere. Assediai Parma, costruii una città di legno chiamata Vittoria per sbeffeggiarli. Ero sicuro, troppo sicuro. E mentre ero a caccia, immerso nella purezza della predazione, i parmigiani uscirono, bruciarono Vittoria, rubarono il mio tesoro, rubarono la mia corona. Fu una sconfitta bruciante, umiliante. Il mondo rise, l'anticristo era vulnerabile, i miei nemici presero coraggio. Enzo, il mio figlio prediletto, la luce dei miei occhi, bello come un dio pagano, fu catturato dai bolognesi, lo rinchiusero in una gabbia d'oro e non lo rividi mai più. Ogni lettera che scrivevo per chiedere la sua liberazione era una ferita aperta, ogni rifiuto un pugno di sale. Ma anche nel crepuscolo, anche mentre le ombre si allungavano sulla mia vita, la mia volontà rimaneva di ferro. Non ero un uomo che accettava la sconfitta. Riorganizzai l'esercito, reclutai nuovi mercenari. Se Dio mi aveva abbandonato, mi sarei appoggiato al diavolo, o alla fortuna, o alla pura forza della disperazione. Ero Federico, nipote del Barbarossa, re di Sicilia, imperatore dei Romani. Avevo sfidato i fulmini del Vaticano e ne ero uscito bruciacchiato ma in piedi. Avevo guardato nell'abisso della conoscenza e l'abisso mi aveva guardato di rimando. Mi ritirai in Puglia, nella mia terra, tra i miei ulivi e i miei castelli. Il corpo iniziava a cedere. La dissenteria, quel male vile che non ha nulla di epico, mi consumava le viscere. Ma la mente era ancora un falco che volava alto, sopra le miserie umane. Continuavo a dettare leggi, a sognare un impero universale dove la pace fosse garantita dalla forza della ragione. Non ero un tiranno, ero un padre severo per un'umanità bambina che rifiutava di crescere. Sentivo la fine avvicinarsi non come una tenebra, ma come un ultimo grande esperimento. Cosa c'è oltre? L'anima muore con il corpo, come sostenevano i miei filosofi arabi, o c'è un giudizio? E se c'è un giudizio, chi mi giudicherà? Un Dio che apprezza l'intelletto che egli stesso mi ha donato, o il Dio meschino dipinto dai preti che mi odiano? Non temevo la risposta. Avevo vissuto 1000 vite in una. Avevo amato, avevo odiato, avevo costruito e distrutto. Avevo cercato la verità nel ventre degli animali e nel corso delle stelle. Ero stato il martello del mondo. E ora, mentre il sole tramontava sulla mia epoca, mi preparavo all'ultimo volo, non come una vittima, ma come l'imperatore che fino all'ultimo respiro rifiutava di inginocchiarsi. Ed eccoci qua, al confine ultimo dove il tempo smette di scorrere e inizia a ristagnare come l'acqua di una palude salmastra. Non c'è più spazio per le battaglie, né per le scomuniche. Siamo arrivati al punto di sutura tra la carne e la leggenda. Ascoltatemi bene, perché la voce di un morente non mente mai, non ha nulla da guadagnare e tutto da perdere nell'oblio. Ero a Castelfiorentino. Il nome, ironia della sorte, suonava come una beffa, una risata stridula del destino che si prendeva gioco del puera puliae. Mi era stato predetto da un astrologo di corte, Michele Scoto,
che sarei morto sub flore, sotto un fiore. Per anni avevo evitato Firenze, temendo che quel giglio rosso fosse il presagio della mia fine. Avevo aggirato la Toscana, avevo marciato per strade impervie pur di non incrociare le mura della città del fiore. E invece la morte mi attendeva qui, in questo oscuro castello della Capitanata, il cui nome conteneva il fiore fatale che tanto avevo fuggito. Le stelle non mentono, ma parlano la lingua degli enigmi, e noi uomini, con tutta la nostra arroganza, crediamo di poterle decifrare a nostro piacimento. Avevo vissuto come un leone, ma stavo morendo di dissenteria, piegato in due dal dolore nelle viscere, vestito del saio cistercense che, in un ultimo atto di ambiguità politica e spirituale, avevo deciso di indossare. Non per pentimento, sia chiaro. Federico non si pente, ma per confondere ancora una volta i miei nemici, per lasciare loro il dubbio eterno su chi fossi veramente, il santo o la bestia. La fine giunse il 13 dicembre del 1250. Mentre il freddo mi risaliva dalle gambe, vidi scorrere davanti a me non la mia vita passata, ma il futuro della mia stirpe. E quella fu la vera agonia, più tagliente della lama di un sicario. Vidi i miei figli, il mio sangue, braccati come animali da quel potere ecclesiastico che avevo osato sfidare. Vidi Manfredi, il mio prediletto, il biondo Manfredi, cadere a Benevento, tradito e abbandonato, il suo corpo bello e nobile, lasciato insepolto sotto un mucchio di sassi, mentre il Papa esultava. Vidi Corradino, il piccolo Corradino, l'ultimo germoglio della casa di Svevia, decapitato sulla piazza del mercato a Napoli, sotto lo sguardo freddo di Carlo d'Angiò. Sentii il tonfo della sua testa e il silenzio terrorizzato della folla. Con lui moriva la mia dinastia. Il Papa aveva vinto. La Chiesa aveva estirpato la vipera sveva, o almeno così credevano, ma si sbagliavano. Oh, quanto si sbagliavano! Sciocchi preti, ottusi custodi di un dogma stantio. Avete ucciso i miei figli, avete disperso le mie ossa, avete cercato di cancellare il mio nome dai libri di storia bollandomi come l'anticristo. Ma non avete capito che io non ero solo un uomo, io ero un'idea. E le idee non sanguinano, non muoiono di veleno o di spada. Le idee volano alto, più in alto dei miei amati falchi, dove le vostre frecce non possono arrivare. Guardatevi intorno oggi, figli dell'Italia moderna. Chi ha vinto davvero? Il Papa che mi malediva, il cui nome oggi è solo una nota a piedi pagina nei manuali ecclesiastici? O io, che vivo ancora nelle pietre, nelle leggi e nella lingua che parlate? La mia eredità non è fatta di terre conquistate, che sono polvere e cenere, ma di semi piantati nella mente degli uomini. Io ho sognato uno Stato che non fosse servo della Chiesa, una macchina razionale, giusta, basata sulla legge e non sul capriccio divino. Le mie costituzioni di Melfi non erano semplici regole, erano l'architettura del futuro. Ho creato una burocrazia laica, ho tolto il potere ai baroni ignoranti per darlo ai giuristi, ai funzionari, a uomini scelti per il loro merito e non per il loro sangue. Sono stato il primo monarca moderno seduto su un trono medievale, un uomo del Rinascimento nato con 2 secoli d'anticipo. E l'anticipo, si sa, si paga sempre con la solitudine. E la lingua? Non dimenticate la lingua. Mentre altrove si grugnivano dialetti incomprensibili, alla mia corte di Palermo, tra un teorema matematico e una dissezione anatomica, i miei notai e i miei giudici inventavano la poesia. Giacomo da Lentini, Pier delle Vigne, loro hanno plasmato il volgare siciliano illustre, il padre nobile della vostra lingua italiana. Prima di Dante c'eravamo noi, prima che l'Alighieri scendesse nei gironi infernali, dove peraltro ebbe l'ardire di collocarmi tra gli eretici, pur ammirandomi segretamente, noi avevamo già cantato l'amore e la natura con parole nuove. Ogni volta che scrivete un sonetto, ogni volta che cercate la bellezza nella parola, c'è un'ombra della mia aquila che si posa sul vostro foglio. Ma se volete vedere la mia anima, non cercatela nei libri polverosi. Andate in Puglia. Andate dove la terra è rossa e gli ulivi si contorcono come anime in pena. Lì, su una collina solitaria, troverete il mio testamento di pietra, Castel del Monte. Guardatelo. Non ha fossati, non ha stalle, non ha cucine per sfamare guarnigioni. Non è fatto per la guerra, è fatto per l'assoluto. È un ottagono di perfezione matematica,
un inno alla geometria sacra, un tempio laico, dove la luce del sole disegna il tempo sui pavimenti di marmo. 8 torri, 8 lati, l'8 che ruotato diviene l'infinito. Lì dentro non c'è il timore di Dio, c'è lo stupore della conoscenza. Lì ho racchiuso il segreto che i preti volevano nascondervi, che la natura è un libro scritto in caratteri matematici e che l'uomo, attraverso lo studio, può avvicinarsi al divino molto più che attraverso la preghiera cieca. Castel del Monte è la mia sfida eterna al cielo. Io non mi inginocchio, io comprendo. Mi hanno chiamato Stupor Mundi, lo stupore del mondo, e anche Mutator Mirabilis, il meraviglioso trasformatore. E in verità ho trasformato tutto ciò che ho toccato. Ho portato l'Oriente in Occidente, ho parlato con i sultani nella loro lingua, ho discusso di aristotelismo con i filosofi arabi, mentre i crociati volevano solo sgozzarli. Ho dimostrato che la tolleranza non è debolezza, ma la forma più alta di intelligenza. Ho guardato negli occhi il leone e non ho avuto paura. Ho guardato negli occhi il fanatismo e l'ho disprezzato. Sono stato scomunicato 3 volte. 3 volte. E ogni volta sono tornato più forte, più lucido, più convinto che il mio potere derivasse direttamente dalla necessità della storia e non dall'unzione di un vescovo. Ora, mentre il sipario cala su questa narrazione, sento che la mia presenza non si è dissolta. Sono nel vento che soffia sulle murge, sono nel rigore delle leggi, sono nella curiosità di chi non si accontenta delle risposte facili. La mia stirpe di sangue è stata cancellata, è vero. Corradino è morto, Manfredi è morto, Enzio è morto prigioniero a Bologna. Ma la mia stirpe spirituale, quella è viva. Voi che ascoltate, siete i miei eredi se avete il coraggio di usare la vostra testa, se rifiutate i dogmi imposti, se cercate la verità oltre il velo dell'ipocrisia. Ho fallito il mio sogno politico, forse. L'impero universale non si è realizzato. L'Italia è rimasta divisa, preda di fazioni e di potenze straniere per secoli, proprio come temevo. Ma il mio sogno intellettuale ha trionfato. Ho acceso una fiaccola che, attraverso il buio dei secoli successivi, ha continuato a bruciare fino a incendiare il Rinascimento. Io sono stato la scintilla, e il fuoco che ho acceso, quel fuoco di cultura, di bellezza, di laicità, non si spegnerà mai finché ci sarà un solo uomo disposto a dire «Io voglio conoscere». Adesso il falco deve tornare al pugno del falconiere supremo, chiunque esso sia. O forse deve solo volare libero nell'azzurro, senza cappuccio, senza geti, finalmente padrone del cielo intero. Il mio corpo riposa a Palermo, nel sarcofago di porfido rosso, sotto la volta della cattedrale. Andateci se volete. Ma non bussate alla pietra, Federico non è lì. Federico è ovunque ci sia grandezza, ovunque ci sia sfida, ovunque l'uomo si alzi in piedi e guardi l'orizzonte senza abbassare lo sguardo. Il sole è tramontato sulla mia epoca, ma la notte è piena di stelle e io le conosco tutte per nome. Il mio viaggio finisce qui, ma la storia è un flusso eterno che non si ferma mai. Altri verranno dopo di me, altri giganti, altri mostri, altri sognatori che hanno plasmato questa terra complessa e meravigliosa che chiamate Italia. Le loro voci sussurrano dalle pietre, dai dipinti, dalle rovine e attendono solo di essere ascoltate, proprio come avete ascoltato la mia. Il silenzio cala ora su Castel Fiorentino, il Puera Puglia e chiude gli occhi, ma voi restate svegli, restate vigili, e ora ditemi, voi che siete i giudici ultimi della mia opera, quale altra anima inquieta volete evocare dal sonno dei secoli? Scrivetelo nei commenti, fate un nome, e forse se la voce sarà abbastanza forte, il velo del tempo si squarcerà ancora una volta.